Ciao a tutti ragazzi, oggi montiamo la moto completamente. Stiamo guardando un po' la moto qui nel frattempo c'è Alessio. Ciao ragazzi. Vediamo un po'. Sta la moto 3. Rimontiamo l'ondina. Iniziamo dal forcellone, come potete vedere corpo farfallato, tutti i perni lavati e puliti, pinze e tutto il resto. Io inizierei, come ho detto prima, dal forcellone e poi iniziamo a montare tutto il resto. Ho già montato i perni motore, così poi montiamo anche i supporti e iniziamo a far passare tutti i cavi per il montaggio sia del corpo farfallato che del telaglietto completo, anche perché questa moto è il vano batteria, quindi dobbiamo far passare i cavi della batteria nella giusta posizione in modo che non abbiamo problemi. Una cosa molto importante ragazzi che volevo farvi vedere: quando si lava la moto è molto importante lavarli bene e poi ingrassarli col grasso ramato, assolutamente, perché se rimangono serrati è quasi impossibile estrarre la vite, poi dovete tagliare il forcellone, è un casino, non vi conviene. Quindi svitate i registri e lavate tutto, pulite per bene tutto e mettete grasso ramato. Io uso questo e mi sono trovato sempre bene. Ovviamente ragazzi, io qua già ho ingrassato tutto, tutte le gabbie, ho lavato tutto, ingrassato tutto, perché così non abbiamo problemi. Allora ragazzi, i due superiori vanno serrati a 32 Newton, quello inferiore a 54 come indica il manuale. Impostiamo la dinamometrica a 32. Ok, ok. Ok, adesso abbiamo la stessa coppia su tutte e due le viti. La vite inferiore va serrata a 54 Newton metri, quindi dovete serrare forte. Ok, stessa operazione dall'altro lato. Io ragazzi la moto l'ho smontata semplicemente perché ogni tanto gli do una bella pulita generale, si mantiene tutto in perfetta efficienza. Ovviamente per cambiare il pistone non bisogna smontare tutta la moto, questo ci tengo a dirlo.
vedo l'ora di finirla. Ragazzi, sono le ore 21:35. Facciamo una piccola pausetta, ragazzi. Siamo a buon punto, però la strada è ancora lunga e andiamo avanti con i lavori. Piccola pausa e ci vediamo tra poco. Tocca al telaietto. Serriamo le viti del telaietto con la dinamometrica, la superiore 32 Newton, l'inferiore 49 Newton. Ora, al momento la situazione è questa, abbiamo rimontato quasi tutto, manca davvero poco. Dobbiamo montare serbatoio, ruote, trasmissione eccetera, però siamo a buon punto. Montiamo il bellissimo scarico. Guarnizione nuova. Ok, non lo avvitiamo tutto. Che bella, ragazzi, un bello scarico Yoshi ci vuole. Perfetto, ragazzi, ci siamo. Allora ragazzi, ci siamo, la ciclistica è quasi pronta. Adesso montiamo l'avantreno completo, poi montiamo anche cerchi e tutto il resto. Qua ho montato lo sfiatino rapido per spurgare facilmente l'aria dalla forcella. Allora, eccola qua, è pronta. Guardate che bella. Cerchi Fabba completi nuovi. Allora, questo è il posteriore, l'anteriore. Scarichi Yoshimura, però li ho presi usati perché nuovi costavano troppo, li ho trovati usati un po' distrutti e li ho ricostruiti. Vabbè, varie parti in erga, registri catena, tappo filtro olio, leva del cambio, e pedane ricavate
ricavate dal pieno, NR-Team, leve sia frizione che freno snodabili, distanziali ricavati dal pieno, non si vedono ma ci sono, pedale ovviamente, pedale del freno. E niente ragazzi, adesso l'accendiamo, vediamo se è tutto a posto. Ragazzi, guardate il VT40 che la moto è pronta. Volevo fare il rodaggio, però purtroppo oggi la terra qui è bagnata, volevo provarla nel pistino, ma comunque faremo un video sul rodaggio e vedremo un po' tutta la procedura che di solito io faccio. Comunque il lavoro è andato tutto bene, è partito tutto, adesso verificherò che ci siano, se ci sono perdite di liquidi e cose varie, ma penso di no. E niente ragazzi, io spero che questo video vi è piaciuto, spero che non vi ha annoiato soprattutto. Se vi va di supportare il canale iscrivetevi, mettete un mi piace, soprattutto ragazzi una cosa vi volevo dire, fatemi sapere nei commenti se volete vederla con le plastiche giallo fluo, perché io ce l'ho ma sinceramente non mi piaceva, vorrei un vostro parere se volete, scrivetemelo nei commenti. E niente ragazzi, dai, ci vediamo al prossimo video, ciao!